Un saluto a chi ogni giorno segue il nostro lavoro e a chi si sta affacciando adesso su questo canale. Qui non si tratta di semplici immagini spettacolari. Quello che vedete è un monitoraggio continuo, reale, senza filtri, di un sistema vulcanico tra i più complessi e imprevedibili al mondo. Fermatevi qualche istante e osservate con attenzione, perché ciò che sta accadendo nei campi flegrei è qualcosa di dinamico, in evoluzione costante e soprattutto in atto proprio ora. Prima di entrare nel vivo del monitoraggio di oggi, vogliamo condividere un aggiornamento importante. Grazie al supporto concreto della nostra community, attraverso la raccolta fondi su GoFundMe, siamo riusciti a installare il nostro sismografo professionale indipendente. È attivo da 2 giorni ed è già operativo accanto alla nostra webcam in diretta 24 ore su 24. Questo significa una cosa fondamentale. Da oggi abbiamo un ulteriore strumento per osservare ciò che accade sotto i nostri piedi, in tempo reale. Il sistema è stato configurato per rilevare anche i microterremoti, quelli che spesso non vengono percepiti, ma che rappresentano segnali chiave del comportamento della caldera. Quando osservate la linea del sismografo, anche il più piccolo rigonfiamento indica un evento. Più è marcato, più l'energia rilasciata è significativa. Parallelamente, lo spettrogramma traduce questi segnali in frequenze visive. Le linee verticali più evidenti, spesso gialle, corrispondono a eventi sismici. È un linguaggio che, imparando a leggere, permette di capire molto di ciò che accade in profondità. Un grazie sincero va a tutti voi che avete reso possibile questo passo avanti e a chi continua ogni giorno a sostenere questo progetto di monitoraggio indipendente. Oggi, 2 maggio 2026, abbiamo alzato i nostri droni in condizioni non semplici. Il vento ha reso il volo instabile e a tratti rischioso, ma siamo comunque riusciti a raggiungere il primo punto chiave, la fumarola di Pisciarelli. Ed è qui che la situazione si fa estremamente interessante. Le immagini di oggi mostrano una fumarola in forte pressione, con un degassamento intenso, continuo e soprattutto carico di energia. Ma non è solo il vapore a colpire. Quello che abbiamo documentato rappresenta un passaggio importante, l'espulsione attiva di materiale vulcanico. Negli ultimi giorni avevamo osservato depositi scuri attorno alla bocca fumarolica, segni evidenti di un'attività anomala. L'ipotesi era quella di piccole esplosioni freatiche, ovvero fenomeni causati dal contatto tra acqua e materiale caldo in profondità. Oggi però non siamo più nel campo delle ipotesi. Siamo entrati con il drone nel momento esatto in cui la fumarola stava espellendo getti di vapore misti a materiale solido. Questo tipo di emissione è particolarmente significativo dal punto di vista scientifico. Indica un aumento della pressione nel sistema idrotermale e una possibile frammentazione del materiale interno dovuta a variazioni rapide di temperatura e pressione. In parole semplici, qualcosa sotto sta spingendo con più forza. Durante il volo non ci siamo resi conto immediatamente dell'intensità del fenomeno. Solo quando il drone ha segnalato un'anomalia nella visione abbiamo deciso di rientrare. Il risultato parla da solo. Il velivolo era completamente ricoperto da materiale vulcanico che, raffreddandosi, si è solidificato sulla superficie. Ci sono volute circa 2 ore per rimuoverlo completamente. Questo dettaglio è fondamentale. Non si tratta più solo di gas, ma di particelle solide espulse con una certa energia. È un segnale che il sistema sta cambiando comportamento. Quando una fumarola inizia a emettere materiale, significa che la pressione interna sta trovando nuove vie di sfogo. Questo può essere legato a diversi fattori: aumento dei gas magmatici, variazioni nella circolazione dei fluidi idrotermali o addirittura piccoli collassi interni che liberano energia accumulata. E questo tipo di cambiamento non è mai da sottovalutare. Abbiamo misurato la temperatura alla fumarola Pisciarelli, che oggi risulta pari a 109,2 gradi centigradi. Come sempre, trovate a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature nei giorni precedenti, un dato fondamentale per comprendere l'evoluzione del sistema. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara, dirigendoci verso la fumarola Bocca Grande. Anche qui la situazione è tutt'altro che stabile. La fumarola si presenta in fortissima attività, con getti di vapore densi, continui e particolarmente vigorosi.
La consistenza del flusso indica una pressione elevata nel sistema sottostante. Quando il vapore esce in questo modo, non è solo una semplice emissione, è il risultato di un accumulo di energia che cerca costantemente una via di uscita. Ed è proprio questo il punto centrale. Un sistema che accumula energia non può farlo all'infinito. Prima o poi, quell'energia verrà rilasciata. Non stiamo parlando di previsioni, né di allarmismi gratuiti. È una realtà fisica. Pressione e tensione, quando superano determinate soglie, portano inevitabilmente a una risposta del sistema. Nei campi flegrei, questa risposta si manifesta spesso sotto forma di sciami sismici. Non sappiamo quando accadrà, non sappiamo con quale intensità, ma sappiamo che il sistema è in movimento. Abbiamo registrato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi è di 186,9 gradi centigradi. Anche in questo caso, il grafico a schermo mostra chiaramente l'andamento recente. Infine abbiamo sorvolato l'area delle pozze di fango. La pozza con grata in ferro presenta una quantità ridotta di fango attivo, mentre le altre risultano quasi completamente asciutte. Anche questo è un segnale da osservare. La variazione nella presenza di acqua e fango può indicare cambiamenti nella circolazione dei fluidi sotterranei. Il vento, sempre più intenso, ci ha costretto a interrompere il monitoraggio prima del previsto. Quello che abbiamo documentato oggi non è un episodio isolato. È parte di un quadro più ampio, fatto di piccoli segnali che, messi insieme, raccontano una storia precisa. Il sistema dei campi flegrei è attivo, reattivo e in continua evoluzione. E noi continueremo a essere qui, ogni giorno, a osservare, documentare e condividere. Grazie a tutti voi per essere parte di questo percorso. Continuate a seguirci perché ogni aggiornamento può fare la differenza. Restate informati, restate consapevoli. Ci vediamo nel prossimo monitoraggio.